Nuova settimana di Battery Weekly. Ciao Marco, ciao Alan. Ciao a tutti, Ciao, buona ciao a serata. tutti. Eccoci. Allora, anche questa settimana facciamo un pochettino di notizie e punto della situazione sul mondo delle batterie al litio, come dice questa rubrica, che vi ricordiamo trovate su YouTube di Flash Battery, la trovate sui nostri canali social, la riprenderemo anche su Instagram, siamo su Clubhouse, cioè ragazzi siamo ovunque, Siamo quindi ovunque. devo dire che ormai l'attenzione ovviamente in questo settore è enorme e quindi è corretto che effettivamente siamo dappertutto. Intanto che incominciano ad arrivare un po' di persone sui vari social, direi che in Da puoi generale quella lanciare. che oggi presentiamo è una bella settimana, eh? Vero Marco? Diciamo che ci sono tanti argomenti, infatti non so se riusciremo a trattarli tutti, se no andremo la settimana prossima. Di cosa discutere ce ne sono Bene, proprio tanti. veramente. Alan, siamo pronti a partire? Pronti? È un go? E beh, allora ragazzi, partiamo con la nostra Lan- sigla. Lanciamola, lanciamola. Eccoci. Rieccoci. E rieccoci qua, bene, 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 lanciata la sigla, intanto è arrivato anche il nostro Ginger mitico, ciao, ciao Ginger. Allora, Marco, dicevamo che questa è una Ripartiamo. settimana bella ricca. Sì, ci sono tanti spunti, tante notizie. In realtà possiamo partire in realtà da dove siamo rimasti la settimana scorsa, perciò abbiamo chiuso la puntata parlando dell'Australia che ha tanti siti diciamo, di estrazione litio, però si lamenta in realtà delle raffinerie e proprio qui abbiamo un articolo, non so Dani se vuoi farlo vedere, proprio sulle miniere. Partiamo proprio da qui. Mining for electric car Parti- batteries. Vai pure. No, Sì, no, Dani. prego, prego. Ok, no, qua dicevano che centinaia diciamo, di cave di estrazione di litio consumano comunque meno diciamo, dell'estrazione del petrolio. Ecco, questo è una news diciamo, che magari non tutti sanno, non tutti conoscono ancora bene. Poi, vabbè, se vuoi dire qualcosa tu, Dani, su questo argomento, che sei Sì, sempre molto, molto caldo. ovviamente, ma guarda, ovviamente la cosa succede? Che il- i colpi di coda dell'industria petrolifera arrivano sempre a cercare di guardare il pelo nell'uovo in un sistema che è estremamente più efficiente e dunque c'è anche si va a cercare il dettaglio perché effettivamente la concorrenza incomincia a farsi sempre più forte. Quindi cosa succede? Che l'industria petrolifera si è agganciato anche proprio alla questione dell'inquinamento per la rete elettrica, per il carbone, perché come viene generata giustamente una delle domande più comuni che ci viene fatta quando ci trovate in giro con le nostre auto elettriche o quando ne parliamo, ma sì, ma vabbè, ma come si fa come si fa l'energia elettrica, come viene prodotta l'energia elettrica che finisce nelle batterie. Questa è una ricerca molto interessante, Marco, perché ci dice che in realtà è molto meglio rispetto al ciclo di emissioni delle auto a benzina e a gasolio. Sì, Addirittura una industria ovviamente che va a cercare i componenti principali per le batterie. sì, ci sono in tantissimi, diciamo, parlano e fanno dichiarazioni in questo senso, sia da una parte che dall'altra, perché in realtà abbiamo avuto il CEO di Toyota che qualche settimana fa aveva proprio detto in realtà il contrario, e perciò ognuno un po' tira l'acqua al suo mulino, magari facendo riferimento a particolari aree geografiche dove magari l'utilizzo di energie rinnovabili non è utilizzato, perciò se si fanno determinate statistiche in posti dove ci sono solo centrali a carbone che creano elettricità, è ovvio che il risultato esce non proprio in maniera corretta, perciò si travia un po'. Diciamo che collegandosi a questa news possiamo farne vedere un'altra in realtà abbastanza simile, però completamente
allineata in California. Questa qui, in California le città diciamo stanno bannando le nuove gas station. Questo sicuramente un po' perché la domanda starà calando, perché California, come sappiamo, è uno dei primi mercati di Tesla ed è uno dei primi mercati più attento proprio anche all'efficienza energetica, e perciò insomma hanno scelto di mettere un limite. E questo limite parte dalla distribuzione. Vai. Sì, no, volevo dire che in generale il life cycle assessment, cioè valutare tutto l'impatto sia in termini di energia che di inquinamento, di tutto il ciclo di vita, che è un tema un po' in voga anche negli ultimi anni, perché ci si è reso conto che bisogna valutare nel suo complesso l'utilizzo di una tecnologia sicuramente molto complicato, perché si parte veramente dalle materie prime. È difficilissimo sapere, avere i dati precisi di tutto il ciclo di lavoro. Diciamo che gli stati, i continenti più avanzati, l'Europa, la California, puntano comunque sull'elettrico per ridurre l'impatto ambientale, e quindi tutti gli altri, i detrattori, probabilmente sono mossi più da interessi particolari, più che diciamo da una conoscenza più approfondita degli altri di quelli che sono i dati. Sarà che tra questi dati manca sempre, o meglio ancora non è molto chiaro il fatto che la batteria al litio ha una lunga vita, e quindi probabilmente si continua a speculare su questo fronte qui, perché in realtà non si sa quanto durano, ma le batterie di grado automotive noi non ci grado automotive e grado industriale, come voi conoscete bene, non ci stancheremo mai di dire che hanno un numero di cicli elevatissimo, il che significa una grande prima vita, e poi c'è la famosa second life, la seconda vita. Sì. Questo è importante, Marco. Sì, assolutamente, la vita è molto lunga, ma soprattutto ancora oggi molti insomma fanno fatica ad accettare il fatto che anche queste batterie, considerando una vita che sarà comunque tra i 10 e i 15 anni, perciò comunque molto lunga, però si recupererà praticamente quasi tutto. Perciò anche questo fa molto la differenza, perché se uno dice beh, ma oggi non ci sono dei centri, sì, oggi perché il materiale da smaltire è molto poco, non smetteremo mai di dirlo. Un'azienda di riciclaggio ad oggi che recupera diciamo oltre il 98% degli elementi, come saranno le fabbriche del futuro, non starebbe in piedi, proprio perché non c'è ancora sufficiente materiale, non ci sono ancora sufficienti batterie al litio da riciclare, insomma, per essere sostenibili e per stare in piedi. Perciò è qualcosa che tutti gli stati stanno lavorando e ci saranno. Perciò oltre alla lunga vita dobbiamo considerare che riutilizzeremo la maggior parte di questi materiali, ecco. Ribadiamolo. Infatti anche tra di noi, diciamolo anche a chi ci ascolta, l'altro giorno facevo vedere ad Alan, stavo testando una cella che io ho da 10-11 anni, non so da quanto, veramente è una di quelle che mi porto dietro da sempre. Alan ha visto i dati anche di resistenza interna e di carica, ha detto no, è ancora buona, a 11 tu anni. volevi usarlo per il second life, invece è ancora in first life. È vero, è ancora in first life. Ecco, di queste cose ve le faremo vedere perché sono molto carine. Bene, quindi California, ragazzi miei, ciao stazioni di servizio, l'andazzo è quello lì, probabilmente verranno autorizzate stazioni di servizio che presenteranno dei programmi importanti per l'infrastruttura di ricarica, quindi potranno integrarla evidentemente, però la California, poi da quando c'era Schwarzenegger che gliene ha date 4 o 5, diciamo che è sulla strada per togliere di mezzo la combustione per l'automotive. Sì. Bene, andiamo avanti a vedere un po' le prossime notizie importantissime. Interessantissime. Se vuoi, Dani, possiamo passare a discutere di un'altra importante notizia di questa settimana, cioè che riguarda anche un produttore italiano di veicoli, cioè che è Piaggio. Sì. Sì. È accaduto quello che probabilmente sulle macchine sarà un po' più difficile, cioè si sono messi d'accordo i principali produttori, Piaggio, Honda, Yamaha, KTM, per creare delle batterie intercambiabili, cioè potendo intercambiare le batterie tra i vari veicoli si possono fare delle stazioni di sostituzione rapida.
In questo modo, diciamo, si abbattono un po' i problemi che legano questi scooter, perché magari c'è chi lo lascia fuori la sera, perciò deve portarsi le batterie in casa, o comunque puoi avere un'autonomia limitata. In questo caso diciamo che hanno un po' copiato quello che viene fatto in Asia, perché in Asia c'è già un'azienda molto, come dire, molto conosciuta, che ha tantissimi veicoli in giro. Anzi, vi faccio vedere una foto della sua stazione. Ecco, questa è una stazione proprio di ricarica. Uno arriva col suo scooter, apre il sottosella, tira via queste 2 valigette dal sottosella, le mette lì e prende 2 piene. Perciò con un pit stop che può durare 1 minuto e mezzo, l'utente lascia le batterie scariche e riprende quelle cariche. Ovviamente è un servizio in abbonamento, e è sicuramente più facile farlo su uno scooter che una macchina. Cosa ne dici, Dani? Su uno scooter sicuramente sì. Mi piaceva il discorso che avevamo imbastito tra di noi, perché ragazzi, noi ogni tanto quando noi facciamo un po' di review delle notizie, facciamo un po' i nerd, no? E Alan aveva detto sicuramente il sistema di gestione, il battery management system di questi sistemi mobili deve essere abbastanza sofisticato, perché sono batterie, si può dire, un po' violentate, a destra manca, smonta, rimonta, vai su un sistema, vai su un altro. Quanto è importante e strategico che ci sia una gestione della batteria perfetta, Alan? È importante la gestione, perché appunto subisce trattamenti molto più variabili, e possiamo anche dire che forse verrà trattato con meno riguardo, se non essendo di proprietà, e d'altra parte deve dare informazioni molto precise all'utente che la prende per la prima volta, e che non deve rischiare di restare a piedi perché la batteria in realtà è meno performante, e non potrà nemmeno contare sul fatto che l'utente sia già, insomma, abituato a fare il suo tragitto casa-lavoro sapendo di arrivarci. Quindi sicuramente ci vuole la capacità di riconoscere lo stato della batteria molto preciso. Ecco, Sì, vi diciamo chiedo, scusami, vai Marco. Io volevo chiedervi, secondo voi, adesso ce la rifacciamo, siamo uno sopra l'altro così, scusatemi. La lascio lì come domanda, poi vai avanti, Marco. Parlatemi poi dello stress, cioè lo stress meccanico fa la differenza anche sulle batterie per come sono oggi, ad esempio per gli scooter? Questa è la domanda che lascio lì in sospeso, dopo magari la rivediamo. Vai Marco. Vabbè, dai, rispondiamo subito a questa domanda. Ovviamente devono essere abbastanza robuste, anche perché essendo una batteria che tu la togli ti può cadere, devono aver fatto uno studio accurato sicuramente sull'housing di questa batteria. È vero che essendo così piccoline anche il peso dovrebbe essere abbastanza ridotto. Ritengo che questa batteria, insomma, non debba pesare più di 5-6 kg l'una, secondo me, anche per facilitare proprio la maneggevolezza. Stavo pensando a quello che ti volevo dire prima, Dani, sul range, quello che diceva Alan. Perché è importante avere lo stato della batteria? Perché se io sono abituato appunto a fare i miei 80 km tra casa e lavoro e torno indietro, prendo una batteria invece che magari essendo un po' più datata, ha meno autonomia, non posso rischiare di rimanerci in mezzo. Perciò il fatto di gestirle in maniera efficiente con dei controlli remoti che mi sanno dire effettivamente qual è lo stato della singola batteria, e magari il servizio che gestisce tutta questa rete deve poter andare a prendere quella batteria dove magari è già scesa al 70% la capacità residua e cambiarla con una super efficiente. Questo è effettivamente fondamentale per evitare lamentele in giro. Se vogliamo possiamo anche guardare il battery swap anche a livello auto. Abbiamo parlato delle moto. Bravo, perché è un argomento caldissimo. Sì, perché ci sono alcuni, diciamo, che lo sponsorizzano alla grande. Qua vediamo un esempio della NIO, che ha presentato questi box, sembrano un po' degli autolavaggi, no? Assomigliano un po' degli autolavaggi da macchina, in cui ti fanno il cambio batteria in pochissimi minuti. Però diciamo che noi siamo un po' scettici per il mercato europeo, perché vorrebbe dire, insomma, o ogni casa automobilistica si fa la sua, perché riuscire ad avere delle batterie standardizzate è molto difficile.
tant'è che abbiamo una dichiarazione di Tesla proprio che affermava proprio il contrario. Guardiamo se la troviamo, eccola qua. Esatto. Qua proprio diciamo non vuole assolutamente, dice che il battery swap, anche se era stata una delle prime a farlo, dico bene Dani? È stata la prima, tra l'altro c'è un test Non ti molto sentiamo. interessante. Sì, mute Dani? No? Eccomi, mi sentite? Io sento, Io ricordo, ti anticipo un attimo mentre Sì. ristabilisci il collegamento. Tesla aveva presentato, se non sbaglio ormai già sono credo 3 o 4 anni fa, un battery swap che cambiava la batteria in circa 100 secondi. Si sente perfettamente. Allora sono le mie cuffie che non vanno. Aspettate che sto zitto io, parla tu Dani. No, vai avanti. Tesla comunque sì, aveva presentato, riprendo il tuo discorso, un battery swap, tra l'altro una gara tra uno swap tradizionale, cioè scusami, tra un pieno tradizionale di carburante e un cambio batteria, e praticamente aveva vinto il cambio batteria. Però quello si chiamava free or fast, la scelta, cioè free era supercharger, fast era cambio batteria, ma a quanto pare nel campione che è stato individuato di owners per fare le prove, poi alla fine è stata scelta ancora la ricarica tradizionale e non il cambio batteria. E penso che adesso vada un po' il fatto di riportare in auge il cambio batteria vada un po' in contrasto con la scelta tecnica invece di rendere la batteria sempre più strutturale per l'auto, quindi non un blocco attaccato sotto, ma come parte integrante del telaio, e anzi qualcosa che dà rigidità alla macchina. Questo renderà più difficile il fatto di poterla smontare facilmente per cambiarla. Ecco, credo che sia due linee che divergeranno. Guarda com'è sul pezzo Dani, che ha già trovato il video del battery swap. Eccolo qua. Ecco, questo è il battery swap proprio ufficiale di Tesla che è stato fatto qualche anno fa. Allora, intanto corro un po' avanti. Elon, la presentazione che fa, aspettate, abbasso. Ecco, qui sta proprio. Ve lo faccio sentire ancora, aspetta. Eccolo qui. The only decision you need to make when you come to one of our Tesla stations is, do you prefer faster or free? Qui c'è la musica, quindi lo posso abbassare. E la prova è stata fatta su un Audi che cerca di fare il pieno e su una Tesla che cambia batteria. We filmed the gas station. The gas station's on the big screen, and there's the battery pack getting swapped out. Grazie Elon, l'ho già detto io. Ma cos'era? 6 o 7 anni fa? 6 tutti, perché anche il musino della Tesla è quello vecchio. 6 anni tutti. Vediamo se c'è un dato qua a dimostrazione. Io ho detto 3 o 4, ma effettivamente sono di più. Sì. Sì. Carino anche il fatto che abbia detto o veloce o free, perché all'epoca adesso ormai non avviene più, però la ricarica ai supercharger è gratuita. Sì. Ragazzi, 21 giugno 2013. Passato 2013. Mamma mia. Sì, 21 giugno 2013. Ma corro un po' avanti. Sì. Giusto se andiamo. Vediamo se c'è qualche parte interessante. Ah, ecco, no, c'è una che finisce, guardate. Questa è interessante, eccola qua. E qui sta ancora facendo gasolio. Yeah, looks like we've got some extra time. So, since we've got some extra time, let's do another one. Il progetto poi è morto, ma la presentazione era riuscita bene. Era riuscita molto bene, devo dire. Sì, vero, dai ragazzi, questo, guardate, la porto alla fine così noi andiamo avanti, ma era interessante farlo vedere perché tutti parlano di battery swap, e se Tesla ha abbandonato l'idea di fare il battery swap, capite bene che tutti quelli che ci stanno seguendo, ragazzi miei, che in realtà, guardate che dopo 4 minuti può ripartire con la sua Audi.
quindi e Tesla ha fatto due cambi batterie. Però Tesla, ecco qua, questa qui è la piattaforma robotica che fa il cambio batteria, però anche solo mettere d'accordo tutti i costruttori per avere lo stesso standard di batteria mi sembra veramente una roba un po' lunga, mi sembra veramente una roba lunga. Ma soprattutto perché stiamo sempre andando verso un fast charging sempre più potente, perciò se i minuti di ricarica diminuiscono capiamo facilmente che il battery swap diventa meno vantaggioso, e poi il battery swap si porta dietro un altro grande problema, che quando vai a cambiare le batterie non puoi pensare che la batteria sia di proprietà, perché tu non lasceresti mai una batteria magari di una macchina, delle mie macchine, l'ho appena presa, è nuova, magari la vado a cambiare, ne prendo un'altra che in realtà ha già su 100.000 km, e per questo invece saranno servizi in abbonamento, come immagino sarà quello della Piaggio che abbiamo visto prima, così uno ha un canone annuale, un po' come aveva fatto Renault all'inizio, giusto Dani? Era stata Renault che aveva un fee mensile in cui tu andavi a pagare la batteria. Perciò anche questo insomma si porta dietro delle complicazioni anche proprio di modello di business. È un modello di business molto delicato, e quello infatti portato avanti in Renault forse era anche troppo in anticipo, però subiva tutti i difetti che hai detto tu, tra cui anche quelli tecnici, ed era fatto sulla una delle prime Renault, che era la Fluence, che è una macchina introvabile ormai, un catafalco di macchina enorme. Sì. Bene, bello battery swap. Sì, qui diciamo che possiamo passare a un altro argomento che si parla spesso. Abbiamo due punti chiave. Uno è lo stato solido, e qua Fisker in realtà molla un po' l'idea di queste batterie. Possiamo anche andare dentro. Sì, ragazzi, lo stato solido, quindi l'ha ricordato anche Alan l'altra volta, sicuramente c'è tanta ricerca, sicuramente si va avanti, poi l'industrializzazione è tutta un'altra cosa, ne abbiamo già parlato. Fisker, Marco. Fisker, allora intanto per chi non ha mai visto la prima Fisker, andiamo indietro, che anni erano? Secondo me 2008, 2009, quando aveva presentato il primo modello. L'ibrida, sì, 2008-2009. Che poi era molto bello, però in realtà non è mai arrivata a compimento. Le prime macchine la Karma. Sì, esattamente, era anche molto bella esteticamente. E qui vediamo se riescono a far partire questo progetto. Diciamo che non è che la mollano completamente lo stato solido, si pensava di riuscire ad arrivare a un punto, come dire, di chiusura del progetto stato solido in maniera più rapida. In realtà ci sono ancora un po' di robe da risolvere, e ogni anno speravano, anche qui nell'articolo parlano che speravano di risolvere i problemi entro il 2018, poi entro il 2019, poi entro il 2020. In realtà per completare appunto l'ultimo 10% proprio di sviluppo ci stanno mettendo molto più di quanto si potevano aspettare, perciò partiranno anche loro con batterie agli ioni di litio, e poi si vedrà insomma gli sviluppi. Ad oggi diciamo che l'unica appunto che rimane come data di uscita con l'estato solido è la NIO, teoricamente 2022, poi vedremo se sarà effettivamente così. Esatto, perché anche NIO, come sappiamo, è un titolo. Partiamo dalla borsa, perché poi la borsa riflette tanto anche l'interesse all'industrializzazione e ovviamente l'interesse del mercato. È un titolo che sta facendo numeroni. NIO ha anche una squadra di Formula E che direi che va molto bene. NIO fa il battery swapping, NIO lavora allo stato solido. Ok, forse sono un po' tanti i fronti tecnologici aperti, no Alan? Perché già solo lo stato solido, concentrarsi su quello vuol dire tanto, o no? Dal punto di vista industriale? Ma sì, sicuramente avranno molte risorse a disposizione. Da una parte può essere anche positivo il fatto di su più fronti cercare di segnare il passo su più fronti, staremo a vedere. Alan, Sì. mi chiedono, ma lo stato solido si può, cioè la prospettiva dello stato solido funziona su tutte le chimiche? Cioè tutti i tipi di chimica potrebbero diventare allo stato solido?
Diciamo che il problema dello stato solido è trovare il giusto equilibrio, perché il sistema funzioni in modo affidabile e duraturo. Quindi in linea teorica sì, perché è l'elettrolita che da liquido diventa solido. Quello che definisce la chimica, la caratteristica della chimica, è tipicamente il materiale catodico o anodico. Poi di certo non è che la stessa tecnologia sviluppata per una certa chimica andrà bene pari pari per le altre, proprio perché bisogna trovare il giusto equilibrio di tutto il sistema. Sì, diciamo Marco? che tornando a Nio, quello che dicevi prima, no? Si sta buttando su tanti fronti. Effettivamente alcuni sono anche un po' in contrapposizione, perché il fatto dello stato solido è vero che è più sicura intrinsecamente come chimica, però ha anche il vantaggio di poter essere caricata ancora più velocemente. E allora può avere senso caricarla così velocemente e poi anche fare il battery swap? Cioè mi si aprono un po', è quasi come se stiano cercando un'alternativa se qualcosa non va bene, ecco. Esatto, mi sembra un tantino quello, perché lo dicevamo anche l'altra volta, stiamo superando tranquillamente i 250 kW, ormai si va verso HPC, che vuol dire sopra i 350 kW, che senso ha allora tutta questa infrastruttura di corrente continua a terra se poi voglio fare il battery swapping? Allo stesso tempo, se vado sul lo stato solido, sto aiutando anche la parte proprio di alta potenza di ricarica, quindi bene. Io chiuderei quasi quasi con un'altra cosa che in questi giorni si è sentito Sì? parecchio, le batterie di Ah! vetro. Perché anche amici mi hanno messaggiato: Marco, hai visto le batterie di vetro? E Esatto, allora... ormai ti dicono, ormai non usare più quelle celle lì, prendi le celle di vetro. Vai Marco. Esatto. No, vabbè, Cosa è solo sono? una piccola parentesi. Può essere qualcosa effettivamente che aiuterà le batterie, ma non è niente di stravolgente. In realtà il vetro, un sottilissimo strato di vetro, può essere utilizzato come separatore tra anode e catodo. Perché entriamo dentro le news, magari Ecco, c'è vediamo un anche po'. qualche dettaglio in più. Qui la difficoltà è però che questo sottile separatore deve essere molto molto sottile per far sì che le batterie mantengano una densità energetica compatta. Il vantaggio qual è? Aumenta la sicurezza, perché fino a 500 gradi il vetro non fa nulla, però la difficoltà è proprio riuscire a fare uno spessore sul vetro proprio molto molto piccolo, 20 micrometri. Perciò bisogna vedere insomma se si riesce, ecco. Questo può essere un po' un altro step per migliorare sempre le batterie, però diciamo che non è niente di rivoluzionario, insomma. Attualmente qual è il separatore più utilizzato? Direi che è ceramico, Alan? Sì, ceramico, polietilene, polipropilene, quindi delle sottili membrane di plastico. Diciamo che di solito è plastica ricoperta di ceramica, che è microporosa e quindi permette il passaggio degli ioni. Ah, ok, vedi, questo è interessante, molti se lo chiederanno. E sarà, ecco, forse il vantaggio del vetro la butto lì, lo chiedo a due super esperti. Il vantaggio del vetro potrebbe essere in terza vita, quindi nella parte di riciclaggio, in fine vita, scusatemi, potrebbe essere un materiale più facile da recuperare rispetto a un accoppiato. Alan, Marco, che dite? Potrebbe. Quindi un Sì, vantaggio in termico. realtà il vetro è, diciamo, uno il silicio che serve per fare il vetro è uno degli elementi più abbondanti della Terra, per cui credo che recuperare quel poco che c'è all'interno della cella Potrebbe abbia essere un meno interesse interessante. limitato. Ecco, allora forse è il Forse avrà contrario. meno impatto, però, piuttosto che, Ok. diciamo, dover incenerire la parte, diciamo, plastica, polimerica, forse avrà meno impatto sullo smaltimento, quello sì. Diciamo che avere anche una maggiore sicurezza, perché quello che darà permetterà di usare la batteria ancora di più, perché in alcuni casi, in alcuni ambienti, in alcune applicazioni, magari la batteria viene sostituita proprio perché può portare dei rischi maggiori. Mano a mano che la vita avanza della batteria, può essere sostituita anche per minore sicurezza rispetto solo a minore capacità residua. E migliorando questo si può anche effettivamente riutilizzare per più tempo.
Ottimo, ottimo. Questa vediamo se sarà interessante anche come sviluppo, se si andrà a sviluppare o meno le batterie di vetro. Quindi ragazzi, sappiatelo, si sta parlando del separatore, non è che da domani andremo in giro con una batteria di vetro, non è così, è sempre, è sempre la parte di sviluppo, di ricerca e sviluppo che sta lavorando, ma poi vabbè, i giornali fanno un po' il loro mestiere, buttano lì il sì. titolo così, wow, guardate le batterie di vetro. Esatto. Bene. Però hanno dato la parola a Tesla e Varta, per chiudere, hanno dato la parola a Tesla e Varta, dicono nell'articolo Inside Divis. Qual è il coinvolgimento di Tesla e Varta in questo tema? Ma È io centro credo, ricerche? io credo che utilizzino in realtà i loro nomi per rendere credibile la notizia, perché se loro si stanno avvicinando a questa tecnologia, perché sono entrambi, sì, è una ricerca che stanno facendo sull'IPCEI. Non so, Alan, se vuoi dire qualcosa tu in merito a questo. Ma sinceramente non sono informato, appartengono al secondo IPCEI, non quello di cui fa parte Sì, anche Flash Battery, e di cui fanno parte molte più aziende europee. Qua parla della filiale tedesca di Tesla, che è insomma più verosimile che abbia qualche diciamo progetto di ricerca in comune anche con Ok. Varta. Mm-hmm. Non Sì. sapevo però onestamente che fosse questo il loro progetto, diciamo, presentato come da essere finanziato dall'IPCEI. Sì, comunque qua dicono che metteranno a disposizione i propri laboratori per i test di verifica, cioè stiamo parlando ancora Sì. di qualcosa che è abbastanza, diciamo, indietro, via. R&D. Sì. R&D, è tutto R&D. Ottimo, ragazzi, le domande, le notizie erano veramente tante, c'è anche qualche Sì. domanda, poi magari vi risponderemo sui social. Ragazzi, grazie anche questa settimana per aver fatto il punto della situazione. Sulle batterie ce n'è da dire sempre tantissimo, veramente Sì. tanto. Bene, grazie Alla a prossima voi. settimana. Alla Grazie, prossima buona Battery serata. Week, questa è la 10ª, arriveremo Ciao. all'11ª. Ciao a tutti! Ciao. Ciao.